Bentornati ad una nuova puntata di Trattori Storici Fiat. È un vero piacere stare con voi in questo quarto episodio perché oggi parleremo della nascita di un pezzo di storia dell'agricoltura. Oggi parliamo di Fiat Agri. Siamo nel 1983, nel marzo del 1983, e alla Fiera Agricola di Verona gli agricoltori scoprono un nuovo marchio. Nel catalogo degli espositori infatti non era più presente Fiat Trattori, Laverda e Eston, ma un solo nome, Fiat Agri, ovvero Fiat per l'agricoltura. Per l'occasione venne creato il famoso marchio a foglia stilizzata che ricordava anche l'orma dello pneumatico del trattore sul terreno, anche se rimase comunque la scritta Rombi Fiat sui trattori, la scritta Laverda sulle mietitrebbie e la scritta Eston sulle macchine da finagione. Facciamo ora un salto al settembre del 1984, una brutta annata per il mercato delle macchine agricole che negli ultimi anni era calato del 30% in tutto il mondo. La Fiat Agri reagì con un'impresa che non aveva precedenti, il lancio di 26 nuovi trattori divisi in 5 serie. Le serie erano la 90, la 66, la 46, la 65 e la 55 e includevano veicoli a ruote e a cingoli da 55 a 180 cavalli. Come se non bastasse, sempre nell'84 la Fiat Agri acquisì la francese Broad, leader mondiale nel settore delle vendemmiatrici. A 9 anni dal lancio la serie 80 cede il passo alla 90, quindi la prima Fiat Agri. Inizialmente fu lanciata la medio-bassa da 55 a 80 cavalli e la alta da 115 a 180 cavalli. Nel 1985 poi arrivò la gamma centrale da 90 a 110 cavalli. La gamma 90 medio-bassa presentava diverse innovazioni, tra cui nuovi motori a 3 o 4 cilindri e il nuovo sollevatore che era potente e preciso. Come sollevatore posteriore fa il suo esordio il Lift-O-Matic, dispositivo di alza e abbassa rapido a pulsante. La cabina, sospesa su 6 silent block, era offerta in versione Comfort o Super Comfort, con aria condizionata, botola e livello di rumorosità massima sotto gli 80 decibel. Parliamo ora della serie 90 alta. Rispetto alla precedente 80 rimaneva solo l'estetica. Motori, trasmissione e sollevatore erano completamente nuovi. 5 i modelli disponibili, 115, 130, 140, 160 e 180/90. I primi 3 erano equipaggiati con un 6 cilindri da 5800 cm3 tipo 80-65, mentre i 2 più potenti montavano un Fiat OM 8365 a 6 cilindri turbo da 8100 cm3. Sentiamolo un attimo. Fantastico! Un motore che tutti ricordano. Aggressivo ed elegante e per nulla assetato di carburante. Test ufficiali davano un consumo di 32 kg di gasolio per ora alla potenza massima. Un buon risultato per un motore da 8,1 litri con un rendimento di quel livello. Al momento del lancio nel 1984 venivano offerte 2 trasmissioni meccaniche, ma data l'alta richiesta di cambi idraulici, nel 1986 la Fiat Agri aggiornò la 90 alta con il cambio idraulico PowerShift, il sollevatore elettronico e la presa di forza con sollevatore anteriore. Il primo sollevatore elettronico Fiat fu sviluppato in collaborazione con Magneti Marelli e la facoltà di fisica dell'Università di Modena. Successivamente venne reso disponibile anche il computer di bordo Agritronic che consentiva di misurare velocità di avanzamento, percentuale di slittamento e ettari lavorati, un accessorio essenziale per tutti i contoterzisti. Che dire del 180/90? Sicuramente uno dei trattori più amati di tutta la storia Fiat. Chiudiamo con l'ultima serie 90 lanciata nel 1985, chiamata Centrale o Ponte. Perché chiamata Ponte? Perché colmava il vuoto tra gli 80 e i 115 cavalli. All'inizio erano il 90-90, un 5 cilindri, e il 100/90, un 6 cilindri. Si aggiunge poi nel 1987 il 110/90 per creare una macchina particolarmente equilibrata. Parliamo infatti di un 5800 cm3 di motore per 4180 kg di peso, un ottimo rapporto peso-potenza. Il 110/90 era agile, compatto e imbattibile alla presa di forza, perfetto per collina e pianura. Talmente apprezzato dagli agricoltori che venne commercializzato per la bellezza di 18 anni. Gli ultimi esemplari del 2002 si chiamavano New Holland e avevano il suffisso Tradition per ricordare il glorioso passato. La storia di Fiat Agri prosegue quando nel 1989 viene raggiunta la quota di 2 milioni di trattori venduti e nel 1990 viene lanciata a Parigi la serie Winner da 98 a 130 cavalli. Ma questa è un'altra storia e ne parleremo in un altro episodio. Grazie per essere stati con noi, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle uscite di nuovi video e scrivete nei commenti la vostra esperienza con i trattori Fiat Agri.
Ci vediamo presto, alla prossima!